sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link a dei prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Iniziamo con una basetta con ghiaccio e neve che ho realizzato in live per una commissione di Kingdom Death Monster. La miniatura è Erebor e lavoreremo sulla basetta sotto, che come gran parte delle miniature di questo gioco da tavolo è composta da facce. Qui a sinistra vedete l'immagine che ho scelto come reference per cercare di creare un effetto simile. Prima di iniziare ho steso una base di primer grigio leggermente zenitale. Ci serviranno solo bianco e blu che io utilizzerò di marca AK. Creiamo quindi una scala cromatica composta da più tonalità di azzurro più o meno chiare. Ne prendiamo una intermedia composta circa al 50-50 e la inseriamo negli spazi tra le facce. Una volta asciutta ripassiamo i recessi con una versione appena più scura e blu, con pennellate più sottili. Questa donerà più profondità a quelle parti. Al contrario, per le aree voluminose e che vogliamo che sporgano dal ghiaccio, utilizziamo il bianco che coprirà le parti rimaste con il solo primer. A questo punto, con un azzurro più chiaro di quello che abbiamo utilizzato inizialmente, creiamo una sorta di cornice che crea un gradiente più morbido tra le aree voluminose e quelle concave. Adattiamo la larghezza di questo inserto in base alle forme della basetta e se lo riteniamo necessario lo inseriamo anche nell'incavo degli occhi. Per enfatizzare ancora di più le profondità prima di creare lo strato di ghiaccio, scuriamo ulteriormente, se necessario, i recessi più larghi, inserendo il blu puro con un pennello sottile. Per creare lo strato di ghiaccio io ho utilizzato Still Water di AK, un gel autolivellante piuttosto liquido, trasparente che ho colorato appena con una piccolissima aggiunta di colore e che personalmente utilizzo moltissimo per acqua, fango e altre situazioni simili. Con un pennello sintetico per non rovinare pennelli in setola naturale lo inseriamo in tutti gli spazi tra i volti, lasciando sporgere solo le parti voluminose. L'effetto che stiamo cercando di ottenere è quello di volti intrappolati in una lastra di ghiaccio. Sarà ovviamente importante non inclinare la basetta mentre lavoriamo, dato che è autolivellante e come detto molto liquido. Una volta ottenuto l'effetto voluto, la lasciamo asciugare perfettamente per qualche ora e siamo pronti a utilizzare la neve per arricchirla ulteriormente. Io ho utilizzato quella di The Army Painter, scegliendo con cura dove lasciare che si incollasse, posizionando con un pennello Vinaville appena diluito con acqua solo in quei punti. E questo è quindi il risultato finale con la miniatura, che per ambientazione richiedeva proprio uno scenario ghiacciato e innevato. Ma passiamo ora a un effetto molto diverso di pietra e muschio. Anche in questo caso si tratta di una basetta che ho realizzato per una commissione di Kingdom Death Monster, questa volta però con una basetta non convenzionale, composta da grosse facce di pietra. A sinistra vedete l'immagine alla quale mi sono ispirata. Cominciamo quindi con una base grigia uniforme su tutta la superficie.
Con il colore nero andiamo a scurire in modo non troppo preciso le aree di ombra, così da creare volume e differenziare le zone nascoste. Lasciamo asciugare completamente e con il colore bianco, un pennello dalle setole rigide e pochissimo colore sul pennello, enfatizziamo i volumi con la tecnica del dry brush, che in situazioni come queste calza a pennello. In poche semplici pennellate creerà un effetto di pietra rovinata. L'importante è scaricare quasi completamente il colore dal pennello passandolo su un foglio di carta assorbente e che non si stiano dipingendo basette in filamento o questo sfregamento di setole metterebbe in risalto eccessivamente tutti i layer. Unendo verde militare e nero creiamo un mix che ricorda il muschio e lo applichiamo nelle zone cave picchiettando con lo stesso pennello a setole rigide usato per il dry brush. Possiamo anche abbondare con questo colore lasciando intravedere poca roccia che potremo sempre far riemergere dopo. Per unirli, creare una sorta di gradiente e donare più varietà, inseriamo nello stesso modo un verde più chiaro. A questo punto, per recuperare eventuali volumi di pietra persi e creare anche una texture diversa da quelle già presenti, utilizziamo la punta sottile di un pennello e il colore bianco. Dosiamo quanto ingrandire queste zone in base al tipo di effetto che vogliamo ottenere. Il mio consiglio è di definire bene i profili e fare più rarefatte queste pennellate via via che ci si avvicina al muschio. Infine, con glaze leggeri o velature marroni, sporchiamo leggermente alcune parti della pietra per rendere il tutto più naturale e organico. Questo è quindi il risultato finale una volta incollata la miniatura sopra. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!